A chi piacciono i casi disperati? A noi piacciono i casi disperati. Ed ecco qua un caso disperato. Cos'è successo a questa console? Vi domanderete. Beh, è stata in un centro di riparazioni. Molto centro e poco riparazioni. Come in passato, come un video in passato. Ok? La console è una di quelle seriale basso, quindi modificabili via software. E da un giorno all'altro si è spenta, non si è più caricata, eccetera. Non si capiva perché. Allora l'hanno portata in questo centro, si sono fidati di questo centro e questo centro ha fatto di tutto tranne che ripararla. E il problema è che hanno fatto un bel po' di cose. Mi hanno mandato alcune foto, eventualmente le metterò qui, là, su, giù, destra, sinistra, per farvi vedere le condizioni com'era. Adesso in teoria è stata smontata, pulita, perlomeno, per farmela presentare un po' decente. Ma una cosa che è da notare subito, allora la console mi hanno detto era in condizioni quasi perfette, quasi, ok, ci sta il discorso usura, eccetera, marchi, eccetera. Allora, ha il vetro protettivo, la console ha una leggera curvatura, ok? Qui gli manca completamente la griglia, ok? È rovinata in questi angoli qui, è completamente rovinata, gli mancano tutte le viti o quelle che ci sono tutte mangiucchiate, botte, crepe, robe strane, quindi ecco. Ed era stata consegnata in ordine. Già questo non va bene, non puoi andare in un posto dove dici ok sì te la riparo, non sai maneggiare con le console, le rovini e fai pagare anche i clienti, ok? E dici no, non si può fare niente e via, come classico, no? E magari non hanno proprio combinato chissà che cosa, ci avranno speso sì e no mezz'ora per fare tutto e senza aver combinato. Ecco, adesso devo non che si veda poi molto, ma magari hanno semplicemente, ecco, magari hanno semplicemente cosa? Non lo so. Semplicemente rovinato la console. La apriamo, vediamo cosa succede. Vediamo cosa troviamo. Perché dalle foto, dalle immagini che ho visto io, beh ragazzi, cioè proprio da mettersi le mani nei capelli. Da mettersi le mani nei capelli. Alcune viti le hanno lasciate almeno, però magari all'interno non c'è neanche una vite. Chi lo sa. Se si riesce a riparare, è possibile che la spesa di riparazione sia alta. Eh sì, allora qua c'è una vite nera che non c'entra un beato tubo. È una di quelle magnetiche, quindi dovrebbe stare sulla scheda e non qui fuori. Qua gli manca la vite, qua gli manca la vite. Un bel po' di viti che mancano, ma non tutte, dai. Non è proprio tutte. Allora, dimmi console, perché non ti accendi? Perché non ti accendi? Allora, vabbè, e i Joy-Con non sono neanche collegati. Ok, e già qua, vabbè, quello non è un problema. Andiamo a staccare il dissipatore. Verifichiamo cosa c'è al di sotto. Io non vedo pasta termica, assolutamente. Magari non è stata, no, infatti non è stata neanche rimessa. Dici, almeno, sì, beh, tecnicamente possiamo anche definirla così. Nel senso che anche questa è un'altra della scheda che non c'entra niente qua.
possiamo dire che se la console non funziona, perché sprecare materiale e metterci la pasta termica su una console che non funziona e non si accende? Sì, ha senso, però comunque non va bene perché nel caso in cui serve fare spedizioni o altro, la pasta termica sopra i processori, ok, aiuta a fare effetto cuscinetto, ok, e a tenere più al sicuro il processore rispetto a che mandarla senza niente sopra, ok? Allora, andiamo al microscopio, vediamo cosa hanno combinato. Allora, qui vedo segni di flussante, ok? È stata pulita ma comunque non è... E in teoria è stata anche lavorata questa zona, mi hanno detto. È stata lavorata questa zona, è stata lavorata questa zona. Infatti si vedono i segni di bruciature qui, del connettore, che ha subito un bel po' di calore. Ed è pieno di flussante anche all'interno perché è parecchio, non è bello libero. Ma vabbè, questo si può pulire dopo. Vediamo se mancano componenti, robe strane. Così facciamo un'ispezione veloce veloce. Non mi piace proprio tanto questo connettore, non è bellissimo. Qua attorno siamo ok. Non mi sembra manchi niente qui. Bisognerà vedere anche questo qua, visto che potenzialmente potrebbero averlo rovinato. Ma non mi sembra ci sia nulla di grave o di sospetto. Quindi facciamo le nostre classiche basi, misurazioni base. Ok, accendiamo il multimetro. Bene, allora adesso andiamo a fare qualche misurazione. Dove le facciamo? Partiamo dall'M92. Ok, hanno alzato anche il coso del processore, va bene. Si nota, perché c'è la linguetta qui. Quindi magari avranno anche tentato di guardare sotto se c'era qualcosa di strano. Va bene. Allora, vediamo cosa c'è che non va. Aspettate, tolgo il bip. Allora, 50, 32, 48, 32, 43 va bene, 41 va bene, 46 va bene, processore 32, no, ok. Può ancora essere salvabile in qualche modo. 58, 45, va bene. Allora, M92 sembra a posto. Ripetiamo, sembra a posto. Allora, qui abbiamo anche i piccoli pacchettini diodo. Vediamo i valori 73, 73, ok. Non sembra ci siano interruzioni né sul filtro né questo che dia problemi. Qui il fusibile è ancora in ordine. Qua abbiamo 47, 47 anche qua. E dopo cosa abbiamo qui? 33, ok, 33 ci siamo. E dopo abbiamo 59, 46, 55. Ah no, qua no, 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 no. Ah no, 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 assolutamente. Qua dovrebbe esserci il voltaggio di 1. 1 dovrebbe esserci come valore, non 0,45. Quindi c'è qualcosa che non quadra qui. Sì, ma cos'è che non quadra qua? Bella domanda. Bella domanda. Allora, potrebbe essere lo stesso il chip qua, perché questo qua dovrebbe essere il voltaggio in ingresso dei 15 volt. Se non vado errato. Questo dovrebbe essere il voltaggio della batteria e questo è il voltaggio in uscita per la console.
Quindi c'è qualche cosa qua, o questo chip o questo chip, perché sono in collegamento chiaramente, questo chip qua, questa parte qua, perché noi siamo su una HCPU 20. Potrei confermarlo con un'altra HCPU 20, se ne ho, potenzialmente anche funzionante sarebbe l'ideale. Ok, ho trovato una scheda che tecnicamente funziona, solo che è una scheda a cui ho lavorato in passato, continua a bruciare il chip M92, però attualmente è installato, ok, e anche questo qui, e possiamo andare a verificare appunto il valore di diodo che c'è su questa zona qui. Ah, è lo stesso, 0.45, quindi potenzialmente c'è lo stesso problema anche qui, non lo so. Ma mi sembra strano, io di tante schede che ho visto le ho sempre viste con valore di 1. Possiamo provare con altre schede. Allora, io qua ho altre 3 schede, di cui potenzialmente ci sono tutti i chip bruciati, eccetera, ma possiamo lo stesso andare a vedere. Ok. Non mi interessa intanto le condizioni della scheda, voglio solo verificare se qui... Qua mi fa 0,51. Ok. Qua mi fa 0,51. Sembra piuttosto consistente la misurazione. Qui chiaramente non c'è neanche il chip, magari mi fa un valore completamente diverso. No, 0,46 anche qua. Va bene, lo possiamo allora prendere come valore normale. Sospetto, ma normale. Però, no, non è questa la scheda. Allora, torniamo qui. Cosa possiamo fare a questo punto? Andare a smontare il resto della scheda e a controllare il posteriore. Bene, cosa ci mostra il posteriore? Segni di flussante anche qui. E c'è una cosa strana qui. Magari era bruciato? Non lo so, questo è bruciato? E... mm. Allora abbiamo lo stesso anche qua il pacchetto diodi. Questo chip qua è il responsabile del controllo della carica della batteria e tutto il resto. E se questo non funziona bene, la console tende a non accendersi o a rimanere bloccata al primo logo e poi spegnersi. Avviciniamoci. Allora, è stato un po' maltrattato. Qui abbiamo l'angolino non proprio in forma. Magari è solo flussante che si è cristallizzato o qualcosa del genere. Comunque, anche questo può essere un motivo per cui la console non si accende. No, era solo... ok, era solo sporcizia. Vedete? Sporcizia. Proseguiamo. Questi qui sono i tipici pacchetti diodo che c'erano all'inizio delle console, le prime. E sono pacchetti con all'interno un paio di diodi di sicurezza in modo che le linee in caso di sovratensione eccetera. Allora qui abbiamo 0,46, qui abbiamo 0,46, siamo al sicuro, non è in cortocircuito, però alcune volte possono dare problemi di ricarica o di altro. Allora, il lavoro qui, oddio, può andare bene anche se non tocca, non ha importanza in questo caso. Vediamo se magari c'è qualche cortocircuito qui, non lo so. Allora, qui neanche tocca, quindi ok.
Ecco, qua tocca, qua no. Quindi il chip non è neanche saldato correttamente. Non sarebbe neanche andata sulla dock questa console qua. Perché solo una, due, tre punti su 8 è collegato. Quindi, e questi due sono collegati. 69, 69, vedete, è collegato perché ci dà una misurazione. Allora, giusto per confermare, dalla parte della CPU cosa abbiamo qui? 40, 39 e dopo ci abbiamo 35, 35, dopo ci abbiamo questa qui, 33, 33, 29, 29 e le ultime due che sono da questo lato qui, 29 e 29, ok. Quindi il processore non sembra distaccato su quella cosa lì. Allora, cosa hanno combinato qua? Io qua vedo qualcosa di strano. Tipo una bruciatura. Ah no, hanno toccato con lo stagnatore qui sopra e si è attaccato un po' di stagno. Allora, vediamo qui, questo max qui. Vediamo che valori ci abbiamo qui attorno. 32, 42. Questa qui è una linea bassa, 0,1, 0,2 va bene. Anche questa qua in teoria è bassa, 0,10, sì, ci siamo come valore. Non sembra esserci nulla di strano o di problematico per il momento. Anche questo qua è un chip che eventualmente può dare problemi. No, qua? No, ok. Allora, io per il momento non ho trovato niente, nulla di sospetto. Può essere che questo chip qua non sia saldato correttamente. Può essere, ma per il momento mi sembra di vedere delle buone saldature. Sì, ok. Un po' un pastrocchione, ma di questo lato qui sembra ok. Quindi il BQ è saldato correttamente. Guardiamo M92. Sembra ok. Magari forse c'è quella lì in mezzo che non è molto saldata bene. Ci daremo una controllata. Di sicuro non ha abbastanza stagno. Qua sembra ok. Qua sembra ok. E lì io vedo un paio di spazietti. Quindi non è saldato bene nemmeno questo. Cioè, questo non è saldato bene. Può creare problemi? Potenzialmente, sì. Potenzialmente. Allora, abbiamo trovato qualcosa. Bene. Cosa facciamo allora adesso? Stacchiamo il chip e lo risaldiamo. Magari funziona, magari non ha niente che non va. Quindi aria calda, 450 gradi, 50% di aria. Lo stacchiamo, gli rimettiamo lo stagno bello nuovo. Allora, vedete che quelli, allora, 1, 2, 3 non erano neanche attaccati e si nota perché non c'è lo stagno attaccato. Quindi questo chip qua non era perfettamente saldato. Perché? Perché l'hanno appiccicato sopra direttamente senza prepararlo. Ok? Perché quando si tolgono i chip vecchi, eventualmente, se questo fosse stato il rimpiazzo, i chip vecchi chiaramente si portano via una parte dello stagno, ok? Che c'è sulla scheda. E quindi noi quando andiamo a saldare un nuovo chip, la scheda possiede già meno stagno e se non glielo riportiamo noi un pochino per recuperare quello che abbiamo perso sul chip difettoso, non possiamo pretendere che le saldature riescano. Può essere, come no. Allora, qua non hanno voglia di attaccarsi, magari è un po' ossidato.
e ho paura che questo qua sia uno di quei chip cinesi estratti da console. Capita, spesso vai a comprare pezzi di ricambio, chip di ricambio, e ti danno quelli usati, te li spacciano per nuovi. È una pratica comune in Cina, non la trovo molto corretta. Se l'hai smontato da una console, dillo, l'ho smontato da una console, è un chip usato. Allora, adesso è tutto pronto, preparato, c'è stagno a sufficienza per tutto, ok? Lo andiamo a risaldare. L'orientamento, allora, abbiamo il nostro angolino tagliato di qua, quindi noi dobbiamo girarlo verso la freccetta, quindi così e così, eccolo qua, fantastico. Momento della pulizia. Ok, adesso è il momento del controllo. Intanto vedo già che comunque c'è un piccolo ponticello qui ancora. Ok, dovrebbe essere sparito. Ripuliamo. Ok, ricontrolliamo. Ok, adesso tutti sono collegati. Da questo lato qui. È un po' verso sinistra, ma per il momento va bene. Anche qui è un po' spostato verso sinistra, ma per il momento va bene, è tutto collegato. A parte l'ultimo. L'ultimo sulla destra. Ok. E qui adesso è tutto collegato. Ok, dobbiamo spostare un attimino più sulla destra e più verso anche qua sulla destra. Ok, facciamo un attimino secondo. Per qualche strano motivo non ha voluto allinearsi come dovrebbe. Ok, così dovrebbe andare meglio. Molto bene. Sì, molto meglio. Lasciamo stare le schifezze e le impurità. Qui c'è il riflesso del flussante, ma adesso è tutto collegato. Un po' spostato verso destra adesso, troppo. Va bene, non ha importanza. L'importante è che sia tutto collegato. E qua, come prima, è tutto collegato. Bene. Allora, adesso possiamo fare un tentativo. Lasciamo pure raffreddare la scheda intanto. E nel mentre la montiamo. Sapete cosa? Ho idea? Eh sì. Hanno danneggiato il connettore dell'LCD. Ah, mannaggia. Ecco perché non entra bene il cavo. L'hanno forzato. Ok? Allora vediamo che questo qui è troppo giù. Non riesco ad infilarlo. Qua, vabbè. Anche qua è un po' troppo giù. Non riesco ad infilare bene il connettore. E dopo, qua è un po' mangiucchiato. Ma quelli sotto non sono importanti per me. L'importante è che se ne stiano buoni e tranquilli al loro posto e che non mi diano fastidio mentre provo ad inserire il cavo. Il problema è che appunto stanno dando fastidio, specialmente questo. Allora, proviamo a inserirlo. C'è qualcosa di strano qui. Aspettate che prendo l'altra pinzetta più sottile. Cos'è quella roba lì?
Vuoi dirmi che è quello del posto a fianco? Sembra di sì. Allora, tornatene al tuo posto. Tecnicamente dovrebbe starsene qui, lì sopra. E siccome il connettore è danneggiato, fa problemi, come anche questo qua. Sì, qua gli manca. Gli manca sì, gli manca un piedino qua. Qui, vedete? Non c'è nulla qui. Gliel'hanno spezzato, schiaffato dentro, non lo so. È quello che c'è qua in fondo? No. No, il connettore se ne deve venire fuori, altrimenti non vedrò niente. Non vedrò niente con questo. Devo per forza sostituirlo se voglio verificare questa console qua. Allora, prendiamo il connettore da un'altra parte e faccio il lavoro, il cambio, la sostituzione del connettore LCD. Bene. Allora, la console è riassemblata. Controlliamo il voltaggio della batteria. Vediamo quant'è, vediamo cosa c'ha. 0. Ok. Quindi questa batteria è completamente morta o comunque è bloccata. Ok. E aspetta appunto di essere messa in carica per accendersi. Ok. Ora la scheda è fredda, tiepidina, ma va bene. La batteria comunque è bloccata, quindi non ha nessun voltaggio, siamo al sicuro, anche se dovessimo inserirla. Ok. Quindi adesso possiamo fare la prova con il caricatore. Quindi prendiamo il nostro misuratore, prendiamo il nostro caricatore. Bene, e proviamo a collegare, vediamo cosa succede. Il caricatore ha voglia di stare per questo verso qua, quindi lo giriamo per questo verso qua. Allora, 3, 2, 1. Ok. Non abbiamo simbolo della batteria. Non abbiamo neanche la retroilluminazione. Però attualmente la batteria sta caricando. Possiamo verificare. Eccola qua, vedete? La batteria sta caricando correttamente. Adesso il punto è perché non mi mostra il simbolo della batteria? Beh, a questo punto potrebbe essere realmente di tutto. Ok? Anche potrebbe trattarsi di un problema software a questo punto.
ok? Perché la NAND è corrotta e quindi non può fare, non può fare le sue cose. Quindi l'unica alternativa è aspettare che si carichi la batteria e verificare cosa succede dopo che la batteria è completamente carica. Ci vediamo quando ha terminato di caricare. Allora, novità, nessuna, perché la console non si accende, ma non si accende perché potenzialmente abbiamo un problemino qui, ok? Questo chip qua è stato rovinato, ok? Vedete, è spezzato, l'angolo qui è spezzato e questo qui è un regolatore di tensione per processore e RAM, ok? Vedete? Vedete i riflessi che ci sono lì? Se riesco a farvelo vedere meglio, non lo so. All'interno qua ci sono dei piccoli circuiti microscopici, ok? Che evidentemente sono saltati e servono per accendere questo chip qua e mandare fuori. Perché io, normalmente, quando accendo una console, su questi induttori qui, ok? Dovrei vedere un voltaggio di 0,6, 0,8 circa, ma non l'avevo. E di conseguenza presumo che sia stato danneggiato e serva questo chip qua per procedere alla riparazione. Magari ripristinando questo si ripristina la console. Mm. Vedremo. Ok, ho sentito clientela e clientela ha detto proviamo. Quindi facciamolo. Prendiamo un chip da queste qua, che ho qua da ricambi, e facciamo un reballing perché questo è un chip BGA e vediamo cosa succede, se riparte la console oppure no. Io spero di sì. È promettente la questione che non ci sono cortocircuiti, non ci sono cose strane, ok, in giro per valori strani sul processore o altro. C'è comunque da sistemare altre cose. Il chip P13 o P3, quello per la TV, bisogna sistemare anche quello perché non è stato fatto bene. Ma al di là di questo, dovrebbe essere solo lui il problema. Questo Max 77621 AEWI. Questo chip qua dovrebbe essere responsabile del problema. Non lo so, magari vediamo se c'è qualche cosa in giro qua attorno. Ok? Perché il chip è rotto, ma rotto non vuol dire che è fisicamente rotto, no? Ma rotto non vuol dire che poi mostra cortocircuito, no? Vediamo, non lo so. Abbiamo qui il multimetro in resistenza, vediamo in modalità diodo se abbiamo qualche valore strano, eh? Che dice no, qua è 0. Allora qua, questa è la massa. 0,34, questa è la massa. 0,34, questa è la massa. 0,34, no, non c'è nulla che faccia pensare sì, sono rotto. Questa qui è la massa, questa abbiamo 0,10. Questo qui credo siano quello delle RAM a questo punto. Quello delle RAM, perché le RAM è 0,9, 0,10 e dovrebbe essere quella delle RAM, questo chip qua, quello che controlla la corrente, che fornisce la corrente, l'energia alle RAM, se non vado errato. Ma adesso vediamo, ok? Sostituiamo il chip e verifichiamo cosa succede. Questo cosa dovrebbe essere? Allora, come vediamo qui, da questo lato qui, vedete l'angolo lì sopra? Che è spezzato? Questo angolino qui? Non so se effettivamente avesse problemi.
Comunque è una cosa che non va bene per questo chip qua. Ma sta roba qua cos'è? È un miscuglio, perché il mio flussante non è così, assolutamente. Qua non ho idea di che cosa ci fosse qua sotto, ma direi estremamente pessimo. Un miscuglio fra pasta termica, flussante, boh. Sembra abbia avuto addirittura, che ne so, che si sia riversato qualche liquido sopra. Perché è brutto. Cioè, è brutto a vedersi proprio. Boh. Vabbè. Sistemiamo un po' la situazione. Allora, teniamo la zona calda però, perché sembra che il saldatore abbia un attimo di difficoltà, c'è parecchia massa qui attorno, mi fa fatica. Ecco, basta proprio qualche secondo da lontano proprio come supporto per fare bene il lavoro. Allora, passiamo la treccia, ok? Puliamo le piazzole lì, facciamo piazza pulita. Dovrebbe andare bene, ma adesso gli diamo un'altra ripassatina. Giusto per sicurezza. Ecco, adesso è tutto bello liscio. Ottimo. L'ho sentito proprio con la treccia. È tutto liscio, ha scivolato magnificamente. Ripuliamo la zona. Gli diamo anche una spazzolata giusto per andare a ripulire anche i residui che ci sono in mezzo ai condensatori qui. Vedete c'è sporcizia, a me non mi piace. Io preferisco che sia tutto bello, pulito e libero. Ecco, un po' meglio, eh. Gli diamo una soffiata. Ok, allora, lì è pronto. Lo facciamo così, ricopriamo, così evitiamo questioni di ossidazione. Adesso prendiamo una nostra scheda qua e andiamo a prendere questo chip qua, ok? In sostituzione. Ah, ok, questo era già uno di quelli con lo stagno al piombo. Probabilmente ci avevo già tentato di fare queste cose qua, eccetera. Ok, ma in teoria dovrebbe funzionare. Vedremo. Vedremo. Ok, ecco qua il chip integro. Ok, nessun angolo crepato, rotto, manomesso, eccetera. Tutto bello. E adesso lo andiamo a mettere nella nostra morsa per chip microscopici. Staccati. Ecco, grazie. Mettiamo a fuoco l'immagine. Non bisogna stringerli tanto questi perché sennò eh, si crepano. Sono fatti di vetro, di silicio. Sono molto molto fragili. Bene, ripassiamo qui.
Ecco qua. Pronto per accettare le palline nuove. Palline da 0,25 mm. Anche da 0,20 vanno bene. O da 0,3. Ma quelle sono forse eccessivamente grandi e si può far fatica. Si rischia di far toccare due palline quando si va a fare reflow o roba del genere. Quindi le sconsiglio. Chi non è pratico di reballing o di reflow, di queste cose qua, consiglio di andare a una misura più ridotta. Eccetto in alcuni casi dove è specifica la questione della dimensione, perché la dimensione delle palline è un requisito necessario per questioni di altezza del chip rispetto alla scheda. Per esempio i processori devono essere ad un'altezza prestabilita. Perché questo? Perché chiaramente i processori devono dissipare il proprio calore con un dissipatore, e quindi se noi alteriamo l'altezza del processore dalla scheda e dal dissipatore, cosa succede? Che se è troppo alto il dissipatore schiaccia troppo sul processore, se è troppo basso chiaramente il processore non tocca il dissipatore, quindi c'è un'altezza prestabilita di fabbrica, ok? Secondo costruzione anche della stessa console e quant'altro. Se alterate quella sono problemi. Prendiamo qualche pallina, se ce la facciamo. Ne ho preso solo una e anche ok, ecco, adesso ne ho preso un po' perché la punta si è sporcata di flussante appiccicoso, e quindi ho preso qualche pallina in più. Ne prendiamo ancora un po'. È ora del test. Riprendiamo il nostro schermo, rimontiamo la scheda e intanto lei si raffredderà e vediamo cosa ne ricaviamo. Sì, sarà sistemato il problema oppure no? La console si accenderà oppure no? Ok. Allora, voltaggio della batteria, come siamo messi? Siamo ancora bassi adesso, però ok, possiamo lo stesso mettere il nostro caricatore. Prima eravamo a 3,8, però la batteria si è un po' deperita in questi momenti, in questi periodi. Ok, vediamo cosa succede. Yeah! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Sì, e guarda, guarda cosa hanno combinato, Guarda che cosa hanno combinato. Salvata, l'abbiamo salvata.
fantastico, ragazzi, cioè, e questa console era data per morta, cioè senza speranza, nessuna possibilità di riuscire a salvarla. Wow, wow, adesso sono contento io e sono stracontento anche per la persona a cui l'ho aggiustata perché ci abbiamo parlato, abbiamo fatto una bella chiacchierata e alla fine è una persona che segue anche il canale e è un appassionato come me di riparazioni, eccetera. Vorrebbe anche lui, magari gli insegnerò io qualcosa, lo prendo sotto la mia ala, gli do qualche lezione. E comunque, ecco, no, sono stracontento perché sono sicuro che anche lui è stracontento. Ok, aspettate, faccio una foto e gliela mando. Ok? Non crederai ai suoi occhi, di sicuro. E cosa devo dire? Niente. Sempre meglio andare nei centri giusti. Ragazzi, vabbè, adesso dovrò trovargli anche una scocca nuova, meglio di questa, perché questa qua l'hanno danneggiata. Ah, la griglia qui non c'è più. La ventola pure gli è stata crepata un pezzo di plastica. Questo non è completamente irrilevante. Però, comunque, gli hanno danneggiato le botte, le varie cose, la griglia qua davanti. A ricordo erano tutte integre, ok? Quindi c'è qualcosa di strano, no? Va bene, proveremo a trovargli un qualche pezzo sostitutivo buono, no? Comunque ragazzi, eccola. A parte il fatto che adesso comunque devo sistemare il fattore dock, perché questo non funziona attualmente, sono sicuro che non funziona nulla. Il chip non è collegato correttamente. La scheda è stata riparata. Quali erano i danni? Beh, il danno effettivamente è un paio, ok? Connettore LCD, il chip che abbiamo sostituito e al di là di questo erano stati fatti un po' i lavori alla cavolo. Il chip per la dock è saldato male, il chip per la ricarica era saldato male. Quindi non è. Allora, votazione 5 su 10 a questo centro. Sanno fare delle cose, ok? Perché alcune saldature non sono fatte male, ok? Però, ecco, sorvolano tanto sul loro lavoro, ok? E lo danno sempre per scontato che sia tutto perfetto, e invece non è così. Come abbiamo visto, le saldature erano fatte male e hanno danneggiato anche altre cose nel processo di riparazione, e il che non va per niente bene. Io stesso controllo e ricontrollo il mio lavoro, perché devo essere sicuro. Altrimenti si perde solo tempo. Meglio spendere 2 secondi in più a controllare il proprio lavoro che a dover ripetere un'operazione 10 volte, ok? Senza successo. Va bene ragazzi. Il video termino qui. Like, iscrivetevi, abbonatevi, commentate, fate quello che volete. Volete venirmi a trovare? Faccio istruzione. Ok? Lezioni gratuite anche no. Lezioni private di saldature, di riparazioni elettroniche. Dai, facciamo anche questo ragazzi. Ok, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.